Ciao a tutti, benvenuti, anzi bentornati sul mio canale, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi parlo di una NDE straordinaria, ma voglio anche farvi capire due cose importanti che vengono fuori in questa NDE. Parliamo di un bambino di 8 anni che muore per ben 3 volte, viene rianimato per ben 3 volte e ha 3 incontri fantastici nell'aldilà. Un NDE abbastanza lunga, per cui mettetevi comodi, ed è ben per quello che ho deciso di raccontarvela facendo una passeggiata, così che possiate un pochino anche essere coinvolti dal paesaggio, anche se oggi vedete che ho il cappello da pioggia perché sta piovendo. Parliamo in effetti dell'NDE di Landon Whitley, anche se pochi sanno che in realtà lui aveva il nome uguale al cognome della mamma. In origine il bambino, quando è morto, si chiamava Kemp Whitley, ma poi in onore del padre morto durante quell'incidente in cui è stato coinvolto, prese il nome del papà Landon. La mamma si chiama Julie Kemp per l'appunto e il bambino si chiamava Kemp Whitley. Siamo il 19 ottobre 1997 e il nostro eroe Landon, lo chiameremo col nome che ha oggi, che ha adottato dopo l'incidente, è in auto con la mamma Julie e con il papà Landon. Si stanno muovendo in auto quando nei pressi di un incrocio arriva un mezzo di emergenza. Ovviamente si sentono le sirene. Il papà cerca di capire come posizionarsi all'incrocio, ma il mezzo arriva troppo veloce. Quindi la mamma, che ha un maggior ricordo dell'incidente, Julie, sopravvissuta all'incidente in quel momento, ricorda solo che sente il marito urlare. Lo sente urlare: "Attenti, ci sta venendo addosso!" E subito dopo, in nulla, ovviamente, avviene l'incidente. Un incidente disastroso in quanto il mezzo di emergenza colpisce esattamente la fiancata dell'autista. Quindi Landon, il marito nonché padre del nostro eroe, del nostro protagonista, muore sul colpo. La mamma ha delle costole rotte, una gamba malconcia e ovviamente subisce un trauma cranico. Del figlio non si sa niente, in quanto era posizionato dietro al padre e ovviamente la macchina si accartoccia proprio in quel punto e del bambino non si sa nulla. Arrivano i mezzi di emergenza, cercano di districare tra le maniere, estraggono il cadavere del padre, estraggono la madre ancora viva e quindi iniziano a soccorrerla. Nessuno sa niente del bambino e il bambino non si vede proprio perché la macchina è accartocciata in quel punto. Mentre i soccorritori portano via la madre inconscia e quindi non in grado di dire: attenzione che c'era anche un bambino, c'era mio figlio in auto, iniziano a preparare il corpo del marito, il corpo del padre, per trasportarlo, quando uno dei soccorritori si accorge che c'è una scarpina da bimbo lì per terra intorno alla macchina e quindi iniziano a cercare, a vedere se ci fosse anche qualche bambino all'interno dell'auto e grazie ai vigili del fuoco che riescono a scardinare una parte di lamiera scoprono il corpo di Landon. Subito il bambino non dà segni di vita. I paramedici lo soccorrono prontamente. Il bambino ha un grosso trauma cranico, un grosso ematoma e il cuore non batte, il bambino non respira.
Procedono subito a una prima rianimazione. Il bambino reagisce, il cuore riprende a battere. Quindi, stabilizzato il bambino, lo caricano sull'ambulanza e lo trasportano velocemente verso l'ospedale più vicino. Una volta arrivato in ospedale, Landon ha un altro arresto cardiaco. I medici pensano che non ce la farà, ma procedono a fare un altro rito rianimatorio. Dopo un paio di minuti il bambino si riprende, il cuore torna a battere. Quindi i medici si apprestano subito a vedere di ridurre il più possibile l'ematoma che ha in testa e controllare che non abbia altri traumi piuttosto gravi all'interno del corpo, tra cui un'emorragia interna. Mentre effettuano tutti questi controlli, il cuore di Landon si arresta per la terza volta. Il corpo non riesce a reagire all'enorme trauma che ha avuto con l'impatto tra auto e mezzo di soccorso. A quel punto i medici lo danno per perso, ma vogliono tentare un ultimo rito rianimatorio. E questa volta il cuore riprenderà a battere e sembra molto più forte il tono del cuore e sembra che il bambino abbia superato almeno questo shock ipovolemico. Quindi si procede a tutte le terapie del caso e il bambino viene portato, dopo gli interventi di rito, in rianimazione. Nel frattempo viene curata e ripresa in coscienza la mamma Julie. Julie viene a sapere subito che il marito non ce l'ha fatta e si dispera per il figlio. Il figlio, gli viene detto che al momento è stabile, però non è messo molto bene. Passa qualche giorno, la mamma è in carrozzella, ha delle costole rotte, ha una gamba che si sta riprendendo ma dove ha avuto dei muscoli strappati e quindi è in carrozzella, ma deve procedere con il funerale del marito. Qui avviene la prima cosa. La mamma è una cristiana praticante, va in chiesa, ma in questo tragico momento la sua fede vacilla. Perché Dio ha permesso tutto questo? Perché non sono intervenuti degli angeli? Perché non gli ha mandato un aiuto? Perché gli ha portato via il marito? E sono tutte domande che noi tutti ci facciamo quando perdiamo un nostro caro. Quindi va in chiesa con questi pensieri. Si porta davanti durante le esequie e pensa proprio a questa cosa: guarda Dio, ho mio marito morto qua davanti, ho mio figlio in ospedale che sta morendo, mi stai portando via tutto, perché? Cosa ho fatto di male? Oltretutto sono qua in carrozzella, non posso muovermi come voglio, non posso nemmeno disperarmi come voglio e voglio tornare subito all'ospedale perché se fossero gli ultimi minuti di mio figlio voglio starle vicino. Quindi, come la funzione finisce, chiede di essere riportata urgentemente in ospedale. E così sta vicino al figlio, anche se i medici le dicono che a causa del trauma cranico e a causa del coma che sta sopportando, qualora si riprendesse probabilmente non sarà in grado di parlare, non sarà in grado di camminare, cioè avrà molti problemi. La mamma non si arrende, la fede vacilla, ma comunque chiede a Dio ancora un intervento. Dopo una settimana dall'incidente, proprio mentre era al capezzale del figlio, il figlio aveva un brutto vizio, lo dice la mamma, lo racconta la mamma Julie, che amava scroccarsi le dita, le nocche delle mani, lui proprio le faceva scrocchiare. E pur essendo il bambino ancora apparentemente incosciente, improvvisamente con moto automatico fa scrocchiare le nocche delle mani.
Allora la mamma corre a chiamare i medici e i sanitari, che intervengono prontamente per aiutarlo nel risveglio. Ci vorrà ancora qualche ora, ma alla fine Landon si sveglia, si riprende con grande gioia della madre. Miracolosamente il bambino è in grado di parlare, è in grado di muoversi, se anche è molto dolorante, dice di avere molto male alla testa, povero bimbo, e male un po' alle braccia, alle gambe, un po' dove ovviamente aveva preso tutti i colpi durante l'incidente. Passa qualche giorno e mentre il bambino è sdraiato nel letto che guarda un cartone animato, dice alla mamma: mamma, perché non mi hai detto che ho un fratello e una sorella? La madre, Julie, racconta che fu come un colpo al cuore. E lei gli dice: ma come fai a saperlo? Quando è che li hai visti? Quando sono stato in paradiso ho visto un ragazzo e una ragazza e sono mio fratello e mia sorella. Julie cade proprio dall'albero, rimane scioccata. Lei non aveva mai raccontato a suo figlio Landon di aver avuto 2 aborti, un aborto a 15 settimane e un aborto a 17 settimane, e neanche aveva mai accennato al fatto che fossero un bambino e una bambina, ma così era stato. Allora Landon racconta, anche adesso che è più grandino e proprio grazie a queste esperienze porta queste testimonianze, racconta che il momento in cui è arrivato, non si sa dove, ma lui racconta un posto meraviglioso, pieno di luce, dove lui si sentiva benissimo, ha incontrato questo giovane e questa giovane, questi 2 ragazzi. Non sa definire l'età, dobbiamo anche pensare che era ben un bambino di 8 anni, quindi più difficile capire alcune cose che un adulto magari noterebbe per prima. Però erano comunque già dei ragazzi, non erano dei bambini piccoli. Non gli parlarono. Nessuno degli incontri che lui ebbe in queste 3 esperienze di NDE, perché fu rianimato 3 volte ed ebbe tutte e 3 le volte esperienza di NDE, gli parlò, tranne uno, che adesso andremo a vedere. Però seppe istantaneamente che erano suo fratello e sua sorella e che, sorridenti, gli dicevano, senza parlare, gli trasmettevano di stare tranquillo. La seconda volta che ebbe un NDE incontrò altre 3 persone, ma andiamo per gradi. La mamma quindi, una volta che il bambino si era ripreso da qualche giorno, gli chiese: Landon, sai dov'è tuo papà? Certo, gli rispose Landon, mentre chiedeva delle crocchette di pollo. Il papà è in paradiso. Come fai a saperlo? Gli dice la mamma. Perché l'ho visto. Era con il suo amico, nonché loro vicino di casa, morto un paio d'anni prima, e il figlio che era morto 7-8 anni prima in un incidente, anche lui con un quad a quanto pare. La mamma fu stupefatta, non voleva credere a questa cosa, ma il ragazzino gli raccontò che li ha incontrati tutti e 3 insieme e il papà gli disse che se avesse potuto sarebbe venuto a trovarlo in ospedale. La mamma Julie non sapeva cosa pensare, non sapeva veramente cosa pensare, erano delle cose sconvolgenti e le facevano anche piacere, ma non sapeva come poteva il bambino, come faceva, era un miracolo, era una cosa indicibile, Dio aveva ascoltato le sue preghiere. Dopo qualche giorno il bambino gli disse: guarda che è venuto papà a trovarmi in ospedale. Non è possibile, dice la mamma, a questo punto non è possibile, non è venuto papà. Sì, guarda, è venuto lì alla porta e ha sbirciato dall'angolo della porta e mi ha guardato
e mi ha detto come stai, e io gli ho sorriso e gli ho detto bene, e poi se n'è andato, proprio come mi ha detto Gesù. A quel punto la mamma gli dice: come ti ha detto Gesù? Perché la terza NDE, Landon ha incontrato Gesù. Nelle varie interviste che sono susseguite anche dalle associazioni che studiano e cercano di capire questi fenomeni di NDE, Landon è stato intervistato da solo, poi con la madre, poi la madre da sola, cioè sono stati fatti anche dei riscontri incrociati su questi racconti. È stato chiesto più di una volta anche alle trasmissioni in cui poi è andato a London, anche adesso da grande, quando viene ospitato in certe comunità che vogliono sapere di più della vita dopo la morte. Lui spiega che non si ricorda gli occhi, di che colore aveva gli occhi Gesù. Lo ricorda alto perché l'ha visto in fianco al suo babbo, 1,80 m circa, con la barba e i capelli lunghi, molto sorridente, molto luminoso, e anche Gesù, senza parlare con la voce, ma con il pensiero, gli disse appunto che lui sarebbe tornato indietro, questa volta definitivamente. Era la terza volta che gli si fermava il cuore, che sarebbe guarito, ma che avrebbe dovuto portare, anche grazie alla sofferenza che avrebbe avuto durante la ripresa fisica, il messaggio che Gesù esisteva, che il mondo dell'aldilà esisteva, il paradiso c'era, e quindi portare questa testimonianza a tutti quelli che avesse potuto portarla. Quindi il bambino riferì questo alla madre, Julie. Jesus, and he came up to me and has had me be a good Christian and just to spread his word, and that's exactly what I'm doing, and I love doing it. La quale era esterrefatta anche di questo incontro con Gesù. Oggi Landon, in una delle ultime interviste pubbliche, a 33 anni, quindi l'età di Cristo, ribadisce tutto questo e ribadisce come il messaggio che gli è stato dato sia così semplice ma così profondo, veramente un messaggio profondo. E gli è stato anche detto che lui ha avuto queste 3 esperienze proprio per evitare di non crederci, perché non poteva sapere di un fratellino o di una sorellina mai nati, fra le altre cose, non poteva sapere dell'amico del padre che non gli era stato comunicato, che era morto poco tempo prima del papà, e non poteva sapere di rivedere, fra le altre cose, il figlio dell'amico del padre, perché era un bambino di 8 anni. Quindi Gesù gli aveva addirittura poi dato un incarico, dicendogli che sarebbe tornato vivo e che sarebbe stato bene. E così, nonostante tutti i pronostici negativi dei medici, è avvenuto. Quindi non può Landon che dire che è avvenuto esattamente quello che Gesù gli disse, perché le cartelle cliniche e i medici che lo visitarono e lo curarono allora parlano chiaro. Lui non avrebbe dovuto essere una persona normale che parla e che cammina, ma sarebbe stato un vegetale, proprio per i danni subiti sia al cervello che al cuore. Invece tutt'oggi svolge una vita normale. Allora, questa NDE di Landon Whitney, spero di pronunciarlo bene, sapete che io sono negatissimo con la lingua della perfida Albione, ma ci insegna 2 cose: non perdere mai la fede, anche nei momenti più terribili, e quando Dio ci promette una cosa, questa avviene anche contrariamente a tutti i pronostici e alle evidenze. Scrivetemi qua sotto nei commenti cosa ne pensate, se ne avevate già sentito parlare,
Iscrivetevi al canale, mettete il like, condividete il video sui vostri social, aiutate il canale a crescere. Per chi non mi seguisse, venite a trovarmi anche sul Pirata, dove mi conoscerete meglio e a volte affrontiamo degli approfondimenti su tutti questi discorsi che ci coinvolgono e che ci fanno pensare che avremo una vita migliore di quella che abbiamo qua sulla Terra. A tutti voi un caro saluto, un abbraccio, ciao da Ermanno.